Tra pochi mesi questo terreno sarà pieno di verdure, ma in questo momento è ridotto molto male. Come ogni inverno, infatti, l'abbiamo abbandonato. C'è da rifare tutto da zero, togliere le erbacce, smontare i pali e tirare via il telo. Poi serve il trattore per lavorarlo e solo alla fine potremo comprare e piantare le verdure. Almeno questo era il piano iniziale. Poi invece è arrivata lei. Una grandinata così forte da costringerci a fermare tutto e correre a sistemare il piazzale dell'agriturismo. La prima cosa da fare quindi è quella di tirar via tutti quanti i pali. Allora, questi sono i pali un po' più impegnativi da tirar via perché devono tenere il peso di tutti i pomodori durante il periodo estivo. Vediamo se ce la faccio. Bisogna scuoterli per bene prima. Eccolo qua. Devo andare a prendere i guanti e gli occhiali di protezione per la sicurezza, perché sennò rischiamo di farci male. Allora, ho trovato solamente questi qui, oppure questi qui super vecchissimi. Magari glieli do a Lucas, questi qua vecchi. Guardate che roba, cioè non ci si vede più neanche fuori ormai. Sì, dai, li ho trovati, per fortuna. Adesso faccio finta di non aver trovato quelli nuovi e gli do quelli vecchi a Lucas. Questi sono gli unici occhiali che ho trovato per te. No, mettiteli. Vediamo come stai. Questi occhiali. Dai. Si vede bene fuori. Più o meno. Perfetti. Sto scherzando, ce ne sono degli altri, Lucas. Ti do con gli altri, che ho trovato anche quelli nuovi. Quelli da sole, come li volevi te. Mi ha detto Lucas che ce n'è uno super complicato da tirar via, quindi lo devo fare io perché lui non è capace. Qual è questo che non ce la fai? Andiamo. È super potente. Non va mica su. Gli do la super potenza adesso. È sempre il lavoro più complicato tirar via tutti quanti i pali la stagione dopo. Eccolo! Oh, ce l'ho fatta! Potente! Dopo averli tirati su dobbiamo metterli anche tutti insieme per evitare di fare confusione. Questi qui in mezzo dovrebbe essere un po' più semplice da tirarli via perché li appoggiamo appena, tanto così vanno sottoterra. Questi adesso li tiriamo su, ma lasciamo attaccato i fili di ferro in modo che poi li possiamo rimettere giù nello stesso punto identico. Li abbiamo disposti qui nel giardino in modo che siano già pronti da rimettere per la prossima stagione, in modo che non dobbiamo attaccarli o staccarli ogni volta dai fili di ferro. Guardate che acqua sporca che è uscita da sto tubo arrugginito, un sacco. Adesso bisogna tirare su le erbacce che ci sono lì. Di solito utilizzavamo il decespugliatore, ma questa volta faremo a mano perché sono talmente poche, insomma, che facciamo prima. E poi bisognerà tirar via anche questi pali in cemento che pesano un sacco. Riusciamo a tirarli via con la mano oppure bisogna anche tagliarle le piante. Ah, vedi, così viene via pure la radice, molto meglio. Per aiutarci a trasportare tutte le erbacce che tiriamo via utilizziamo questa carriola qua. Non sono tante. Ok, abbiamo tirato via anche tutte le erbacce. Adesso il prossimo passo è andare a prendere il soffiatore, perché come potete vedere ci sono molte foglie che gli alberi hanno perso durante l'inverno, quindi dobbiamo tirarle via tutte. Eccolo qui, questo è il soffiatore elettrico che abbiamo. Se vi può interessare vi lascio il link affiliato del sito di AgriEuro, dove potete vedere questo soffiatore qui e anche molti altri attrezzi agricoli di tutti i tipi. Per il lavoro che dobbiamo fare prendo anche questa pala rossa qui che può tornarci utile per la raccolta delle foglie. Grazie al soffiatore abbiamo spostato tutte le foglie e i rami secchi in un angolo. Poi abbiamo raccolto il tutto aiutandoci con la pala. Allora il più grosso lo carichiamo, il resto, visto che sono foglie piccolissime, lo facciamo andare in giardino. Adesso inizia il lavoro più complicato, ovvero il trasporto dei pali di cemento. Dobbiamo toglierli dal telo, insomma, in modo che il telo poi si possa tirar via. Pesano un sacco, dovremmo prendere qualcosa di meno pesante. Il problema è che poi non riescono a tenere, diciamo, la forza del vento durante l'estate, soprattutto quando ci sono i temporali potenti. Adesso, prima di tirar via il telo, resta una sola cosa da fare, ovvero tirar via tutti i ferri. Se li tiri su così rischi di romperli. Facciamo fatica a tirarli via. Mamma mia, che lavoraccio. Lucas è andato a cercare qualcosa da far leva. Hai trovato, Lucas?
Questi ferri fatti ad uncino permettono di tenere il telo ben attaccato a terra durante l'estate, perché ovviamente col vento, tempeste eccetera potrebbe rischiare di sollevarsi e volar via, cosa che vogliamo evitare. Adesso dobbiamo tirar via i teli finalmente. Qui c'è stato un piccolo problema, nel senso che Lucas si era dimenticato di tirar via un ferro e si è leggermente strappato il telo. Guardate qua che danno, Lucas ha sempre fretta di fare i lavori, hai visto Lucas? Guarda qua cosa hai fatto. Stavi tirando? Non ti sei accorto? Dai, manca l'ultimo telo e poi abbiamo finito per oggi. Il nonno è venuto a controllare qua che abbiamo fatto un bel lavoro. No. Sì. Ora il terreno è completamente libero dal telo e pronto per essere lavorato con il trattore. Prima però ci siamo accorti che è necessario anche potare un albero che si trova sopra l'orto e con la sua ombra non permette alle verdure di crescere correttamente. Stavo lavorando in agriturismo e intanto il padre si è buttato avanti con i lavori e ha tagliato la pianta. Io credevo la potasse solamente un po', invece ha deciso di tagliarla completamente in modo che ci sia più luce nell'orto. Guardate, sembrava una pianta piccolina, invece ha fatto un sacco di rami. Ok, mi sono cambiato, adesso è il momento di caricare tutti i rami sul carro. Il problema è che allora pensavamo subito di utilizzare la forca, ma in realtà si va meglio a mano, perché come potete vedere i rami sono ancora abbastanza grandini. Nel contempo però c'è anche un secondo problema, ovvero che questi rami qui hanno anche le spine. Bisogna stare molto attenti quando si prendono, anche avendo i guanti, insomma la situazione non migliora perché sono spine molto grandi. Oh, ci sono tantissimi rami, non finiamo più. Guardate adesso che bella luce che arriva dal cielo, non c'è più la pianta che oscura insomma la parte dell'orto, quindi le verdure potranno crescere meglio. Passiamo al prossimo lavoro, dobbiamo andare a prendere l'aratro per arare appunto la terra, smuoverla un po' dopo tanto tempo. C'è il carro, il piccolo carro pienissimo, più di così non ci stava. Il padre ha premuto anche un po' i rami in giù perché altrimenti non ci stavano tutti. Stacchiamo il carretto e andiamo a prendere l'aratro che ci servirà appunto per smuovere la terra. Carretto sganciato, adesso andranno a prendere l'aratro. Intanto io devo prendere il decespugliatore mentre loro fanno quel lavoro lì, perché devo tagliare un po' di erbacce che sono cresciute lungo il perimetro dell'orto. Sono poche, però insomma danno fastidio. Attacchiamo lo zaino al decespugliatore, andiamo a tagliare qua le erbacce che ci sono. Col decespugliatore bisogna stare molto attenti quando succedono queste cose. La testina che gira fa su tutto quanto. Allora adesso stiamo aspettando il padre che torna con il trattore e l'aratro. Il problema è che non sappiamo se dobbiamo mettere questo concime qui prima dell'aratura o dopo l'aratura. E quindi adesso per forza stiamo aspettando di sapere sta cosa qua. E nel contempo speriamo che non venga da piovere, perché come potete vedere ci sono tantissime nuvole in cielo e inoltre il meteo metteva pioggia. Oh, finalmente sta arrivando, eccolo. Come potete vedere ha attaccato l'aratro dietro. Adesso vediamo come lavora questo aratro, ormai è vecchiotto, sarebbe meglio cambiarlo, magari l'anno prossimo, perché come potete vedere è tutto arrugginito. Non so di che anni era sto aratro qua. Magari lo utilizzavano con i trattori quelli d'epoca che ha lo zio. Ovviamente per passare in mezzo agli ulivi abbiamo tenuto giù l'arco di protezione del trattore, perché altrimenti se no dovrebbe essere alzato. Però qua rischierebbe di spaccare i rami delle piante. Abbiamo spostato tutto lateralmente e adesso è pronto per iniziare la lavorazione. Vediamo da dove parte. Ok, parte da qui e butta la terra in su con l'aratro in modo che non vada poi verso il prato. Ehi, a che prendi il palo? Ehi! Ha rischiato di spaccare il palo. Primo solco nell'orto nel 2026. Prima di iniziare a lavorare il terreno è sceso dal trattore per regolare bene l'aratro. Credo abbia abbassato un po' l'attrezzo per lavorare più in profondità il terreno. Lo abbassi ancora? Perché no? La mia. Aria, via, che sto registrando.
Ok, primo solco fatto, guardate è venuto anche abbastanza bene, non è profondissimo insomma, ma per le verdure dell'orto è più che abbastanza. C'è un problema molto grande però, ovvero sta iniziando a piovere, non so se si riesce a vedere dalla videocamera del cellulare, ma piove un pochettino. E un altro problema che c'è sono le radici degli alberi che ci sono qui sopra, che riescono sottoterra ad arrivare fino qui. Guardate che radici giganti, infatti queste dobbiamo tagliarle sotto la base in modo che ci sia spazio insomma per crescere per le verdure. Cioè è quasi un tronco di un albero. Ehi, ma cosa ti cambia dove lo butto? Prendele unite! Oh, che sta iniziando a piovere comunque. Dai, Devo ora fare- la ringhi e basta. Speriamo che riesca a finire l'aratura perché se si bagna troppo. Credevo tornasse indietro in retromarcia e lavorasse il campo solo in questo senso. Invece ha deciso di venire in qui proprio come direzione. Sta tranquillo, cosa fai? Devo ancora la Perché? butta meglio la razza. Sì, butta meglio. Ha detto che bisogna correre il padre col trattore perché così la terra viene lanciata meglio. Ma non ce ne sono! Dai, taglia questa, che così è contento. Taglia perché è così contento. Una raisetta. Fermiamo un secondo. Taglia le radici, urla. No, tira io. Ma quante radici che vengono fuori da sto terreno qua. Gliel'avevo detto comunque al padre che avrebbe iniziato a piovere. Lui no, facciamo lo stesso lavoro. Ecco, adesso vediamo se riesce a finire di farlo. Metti dentro il sacco là. Dentro nella casetta. Mettiamo dentro anche il sacco di concime qua. Comunque sta piovendo tantissimo, Lucas! Mettiamo sotto le motoseghe e tutte le cose elettriche, anche se credo che non abbiano problemi a star fuori. Sempre meglio mettere al coperto. Vai, porta il coperto. Vai. Sta piovendo veramente tantissimo. Anche piove troppo! Non so se riesce a finire il lavoro, che il padre è abbastanza cocciuto, quindi vedrete che lo porta a termine. Però, cioè, sarebbe da fermarsi. È arrivato a metà orto più o meno. Ah, Lucas, lui sì che è furbo. Maria, piove! Dai che siamo quasi alla fine, almeno è successa una cosa bella, nel senso che non ci sono più radici perché non riescono ad arrivare fino qui in fondo. Quindi adesso può continuare a lavorare senza fermarsi mai. Inoltre lì in fondo ha anche un po' più di spazio per girarsi perché prima doveva stare attento, se no distruggeva la casetta in legno. Sì, ma guarda quanti pali hai dovuto spostare. Poi la fuori di lì. Per riprenderlo ne Abbiamo dovuto spostare tutti quei pali lì in cemento, ce n'erano 2 lì. No, lui voleva spostare perché doveva passare di lì col trattore per non calpestare la terra con l'aratro lì, vedete. Cioè, abbiamo perso un sacco di tempo solo per spostare tutti i pali, in più pesano un sacco. Vabbè, guardate adesso che contento che è che può passare dalla parte di là. Anche perché era l'ultimo solco che doveva fare. No, abbiamo dovuto spostare tutto. Alla fine è riuscito a completare l'aratura del terreno. Poi, dato che era tornato il bel tempo, siamo andati ad attaccare l'estirpatore al trattore per la prossima lavorazione. Quando stavamo per ricominciare, però, è tornata nuovamente la pioggia. È passata qualche ora e posso dire ufficialmente che non si capisce più niente con il meteo perché ha piovuto già 2 volte, poi è tornato il sole e quindi alla fine è riuscito a asciugare e quindi adesso possiamo lavorare il terreno direttamente con l'estirpatore che siamo andati a prendere. Questo è un lavoro molto importante perché permette di spianare il terreno, renderlo insomma pianeggiante il più possibile, però non compattandolo. In questo modo riusciamo anche a piantare le verdure in modo più semplice, insomma, senza dover scavare come facevamo alcuni anni.
Adesso da quello che ho capito farà alcuni passaggi con l'attrezzo, poi butteremo un po' di concime e ripasserà nuovamente per mescolarlo bene alla terra, e infine riposizioneremo i teli da pacciamatura sopra per non far crescere l'erba durante l'estate. Cioè, guardate quante radici che c'erano ancora sottoterra. Ora è arrivato il momento della concimazione. Questa è una fase fondamentale perché è ciò che permette alle future piantine di verdura di crescere sane, forti e in modo rigoglioso. Il concime che sta buttando adesso è fatto apposta per l'orto. Metteremo due tipi di concime, uno questo qui e l'altro invece è stallatico, quindi è come se fosse il letame. Qualche anno abbiamo anche messo proprio il letame direttamente, però insomma adesso utilizziamo quello lì che ha la stessa funzione, però è meno ingombrante, insomma, se no dovevamo venire qua con lo spandi letame ed è abbastanza impegnativa come operazione. Ecco che sta ritornando il vento e il rischio è che ricominci a piovere. Come vi dicevo, è molto simile al letame anche a livello di profumi. Ci assomiglia molto, infatti è molto carico di aroma. No, Luca? Ho portato nella Hyundai prima 3 sacchi di qui. È andato a prenderlo prima mio fratello il consorzio e ha detto che gli ha profumato tutta la macchina, una sorta di ambre magique al naturale. Seconda estirpatura. Ora possiamo ricoprirlo con il telo come era prima, insomma, solo che adesso appunto avendo mosso la terra, avendo messo il concime eccetera eccetera, è pronto proprio per la produzione di verdura. Potente. In campo di polenta no, ma per l'orto mi faccio vale la pena fare. Cioè siamo qua a aspettare che il padre vuole tirare su tutti i sassi che ci sono nell'orto. Non ho capito io. Volendo ce ne sono sempre di sassi dentro la terra, lui no, bisogna tirarli su. Mezz'ora che siamo qua, io pure sto facendo il video col drone che è là sopra. Mio fratello, dopo che per parecchio tempo nostro padre aveva continuato a raccogliere sassi senza ascoltarci, ha deciso di andarsene. Così ci siamo ritrovati con un aiuto in meno. Da una parte perché mio padre si è impuntato, dall'altra perché mio fratello non ha molta pazienza. Sì, ma dai, basta, cioè adesso... Possibile, perché se devo fare 5 minuti. 5 minuti Ecco, io stavo facendo la ripresa col drone, non ho potuto perché il padre voleva tirare su tutti i sassi che ci sono nell'orto. Ce ne sono miliardi di sassi volendo. Alla fine siamo riusciti a sistemare tutto. Quello che però non potevamo sapere era che da lì a poco avremmo dovuto interrompere tutti i lavori riguardanti la realizzazione dell'orto. Ecco. Ma guarda te che roba. Cioè abbiamo appena fatto in tempo a finire di mettere giù il telo e come vi dicevo il meteo non si capisce più cosa sta facendo perché addirittura ha iniziato a grandinare. Cosa sta succedendo? Siamo ancora a maggio, cioè non so io, neanche temporale estivo. Tutte le piante, olivi e viti ne hanno risentito comunque nella grandinata perché era piccola però è stata anche tanta. Ieri come avete visto ha grandinato e c'è stata una specie di tempesta che ha portato tantissime foglie lungo tutto il piazzale dell'agriturismo che adesso dovremo raccogliere
E un altro lavoro molto importante da fare è quello del taglio della siepe. Dobbiamo potarla perché altrimenti cresce troppo e se aspettiamo troppo tempo poi rischia di seccarsi, ecco. Quindi iniziamo subito con questi due lavori e poi solo successivamente potremo andare a prendere le piantine da mettere nell'orto. Il padre ha già attaccato la cimatrice, che è quella che di solito utilizziamo nei vigneti, insomma, per fare il taglio più grosso, e poi invece utilizzeremo il tagliasiepi a mano per parti che non riesce a raggiungere appunto con la cimatrice. Vedete, se aspettassimo ancora un po' poi la siepe crescerebbe troppo verso l'esterno e poi quando la poti rischi di trovare tutta la parte secca, insomma i rami all'interno, e quindi non bisogna che cresca troppo, bisogna potarla ogni tanto. Poi, visto che dovevamo raccogliere anche tutte le foglie che sono state portate via dal vento, abbiamo deciso di farlo oggi questo lavoro. Mentre il padre utilizza il trattore, invece io prendo il tagliasiepi, quindi faccio più fatica in pratica. Tra l'altro, se volete, trovate anche questo sul sito di AgriEuro. Adesso partiamo. Ecco ragazzi, adesso vi faccio vedere bene quello che intendevo prima, il problema che si può avere se si aspetta troppo tempo a tagliare le siepi. Qui non è che abbiamo aspettato troppo tempo, ma è stato il padre che si è avvicinato troppo alla siepe e quindi cosa è successo? Sono rimasti solo i rami interni e quindi si vede tutta la parte secca, insomma non è tanto bella. E Lucas intanto sta raccogliendo i rami. Lucas, lavora! Aria, cosa fai lì? Vai a grattarti in mezzo alla siepe? Bene dai, sono a buon punto con la potatura. Ho già tagliato un bel po' di siepe. Adesso mi manca tutta la parte che c'è a partire dalla piscina in poi. E ho notato anche che siamo, per fortuna, in una fase di luna calante. Noi non abbiamo mai guardato, insomma, le fasi lunari, però dicono, in teoria, che quando la luna sta calando, poi tagli la siepe, i capelli, eccetera, dovrebbero crescere più lentamente. E quindi, però non lo so se c'entra qualcosa sta cosa. Fatemi sapere se avete qualche informazione in più voi nei commenti, se avete fatto qualche esperimento legato appunto alle fasi della luna. Adesso riprendiamo. Guardate quante foglie che dovremo raccogliere, sono piene addirittura le fioriere, tutte piene di foglie. Fortuna che abbiamo un soffiatore adesso che ci dà una mano, fino a pochi anni fa non avevamo neppure quello. Mamma che fatica! Dai che sono quasi arrivato in fondo, però sto facendo un bel lavoro. Soprattutto per le parti alte si fa più fatica perché devi tenere il tagliasiepi sollevato tutto il tempo. In pratica la tecnica che ho prima è passare parallelo, insomma, alla siepe, e solo successivamente faccio invece la parte superiore. Dai che devo finire lì e poi andrò a caricare con gli altri tutte le foglie con l'altro trattore della pala. Comunque ragazzi, vi ricordo che se vi piacciono questi video di iscrivervi al canale e lasciare un like, e che prima o poi arriveremo ai 200.000 iscritti. Adesso si inizia la raccolta delle foglie, c'è il piazzale completamente pieno. C'è la madre che sta dando una mano a tirare via le foglie da dove che sono cadute, insomma, sopra i fiori. Sì, li ho già tirati via tutti ormai. Guardate che disastro che ha fatto la grandine ieri. Aveva tutti i petali, adesso ne è rimasto solamente uno. La madre è un po' triste. Iniziamo il lavoro. Le foglie più brutte da tirare via sono quelle che si incastrano nei tagli dell'autobloccante. Ci sono troppe foglie e non finisco più, quindi ho deciso di cambiare attrezzo. Eccolo qui ragazzi, il soffiatore super potente. Andiamo a mettere le batterie e iniziamo a utilizzarlo. 3, 2, 1... Adesso faccio la stessa cosa con le foglie che abbiamo potato nel giardino, le raggruppiamo tutte insieme e poi insomma quelle che restano le trinceremo col trattorino.
Le ho raggruppate tutte quante qui in fondo. Guardate, adesso il giardino è bello pulito, senza foglie. Poi verremo a caricarle. Piazzale completamente pulito. Adesso dobbiamo finire di raccogliere queste montagnette di foglie qua. Queste qua e quelle lì che abbiamo accumulato sopra la pala del trattore. Abbiamo i soffiatori ma non usiamo la scopa. Il padre e lo zio sono ancora la vecchia maniera, utilizzano ancora la scopa tante volte. Diciamo che a volte ha senso utilizzarla, tipo per spostare terra eccetera, ma la maggior parte delle volte invece si può utilizzare direttamente il soffiatore. Adesso ho ripreso il soffiatore piccolino perché altrimenti quello grande mi tocca utilizzarlo al minimo della potenza. Meglio utilizzare appunto questo che pesa anche un po' meno. Abbiamo riempito la pala del trattore completamente di foglie potate. Adesso andrò a svuotarlo io. Speriamo di riuscirci perché mi ha detto il padre che c'è il carretto già abbastanza pieno e si fa un po' fatica, però cercherò di farcela. Ma è già tutto pieno! Non ci sta tutta qua. Dai, vai, no, non alzare, non alza, tienilo basso. Cosa vai indietro? Ti ho detto, tieni, abbassala un po'. Abbassala un po'. Boom. Inclina in giù e vai avanti. Vieni avanti. Vieni avanti. Vieni avanti. Non stai venendo avanti. Ancora. Oh, basta, basta. Alza. No. Non andare indietro, alza! Basta! Su! 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 Inclina! Inclinalo! Oh, dai, vai indietro! Indietro, non avanti! Indietro, inclinalo, giù, vai! Giù tutto! Boh, basta! Tira la pala! No, al contrario! Oh, su adesso come l'è. Potete, sono riuscito a scaricare tutta quanta la palata senza spandere nemmeno una foglia. Mentre mio fratello Lucas e il padre finiscono di tirar su i rami dalla parte di qui della siepe, io utilizzo il trattorino tagliaerba per andare a trinciare tutte le foglie che sono rimaste nel giardino, quelle che non sono riuscito a raccogliere prima. Eccolo qua, trattorino super power. Abbassiamo la leva più o meno come quando tagliamo l'erba. Facciamo a 5, dai, un po' più bassa stavolta, visto che devo trinciare bene le foglie. E si parte! Ho continuato a lavorare con il trattorino finché il giardino non è tornato perfettamente in ordine. Ora possiamo finalmente dedicarci all'orto, comprare e piantare le verdure. Prima però c'è ancora una cosa da fare, una cosa di cui nessuno si era accorto. Bisogna girarli adesso. Sei tu che sei andato via. Adesso in pratica ci sono i buchi sbagliati dei teli, perché l'altro giorno quando li stavamo mettendo giù il Lucas li ha preparati, dopo è andato via, non aveva tempo di aspettare che il padre finisse di raccogliere tutti i sassi e quindi noi li abbiamo messi giù come gli aveva disposti il Lucas, però in realtà non erano corretti. Ci siamo accorti adesso mentre li stavamo contando, quindi dobbiamo tirar via i ferri che abbiamo già messo giù, spostare i pali in cemento, girare i teli e poi rimettere tutto uguale. Mamma mia, quando si fanno i lavori in più. Noi non abbiamo guardato perché pensavamo avesse controllato bene il Lucas. Ma smettila, io fidati che li ho presi, li ho lanciati qua in mezzo. Se fidarsi quello. Neanche dire aspetta che guardo prima di fare un lavoro. Lo facciamo insieme, no, io e te adesso. Non lo faccio. Adesso Lucas se l'è presa, no? Perché noi non abbiamo controllato dei teli. Ieri lui è voluto andare via prima perché il padre non ha fatto le cose velocemente, insomma è stato lì a raccogliere anche gli ultimi sassi. E così niente, adesso gli ho chiesto vuoi che giriamo i pali insieme? No, vuole che lo faccia il padre come lavoro. Adesso viene il padre a cambiare la posizione, intanto Lucas è andato a aspirare la piscina. Il secondo, questo qua, bisogna girarlo 180 gradi. Quindi bisogna spostare questi. Stiamo andando
a prendere tutte le verdure per l'orto. Vediamo quante piantine dobbiamo comprare in totale. Abbiamo scelto le verdure più interessanti da piantare e siamo andati a pagare. Erano così tante che hanno riempito completamente il baule della nostra auto. In pratica abbiamo trasformato l'auto in una serra. Guardate qua quante verdure. Una volta tornati a casa abbiamo iniziato a piantarle. Mio fratello si occupava di fare i buchi, mentre io le toglievo dalla confezione e le sistemavo nel terreno. Poi abbiamo rimesso al loro posto i pali che servono per farle crescere diritte e infine abbiamo irrigato tutto l'orto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, qui in fondo ve ne lascio un altro in cui ho provato a realizzare un mini orto in camera mia e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!